forbice, velcro, sudore. Si può fare! Vai, ma tutto sto casino per cambiare seggiolina del kayak. Stiamo cambiando seggiolini del kayak e tutto quest'angue da dove viene? Ma voi, vi siete iscritti al canale? Dai, che è gratuito. Su, aiutateci a crescere. Buongiorno, dai due in cammino e in kayak. Siamo qui oggi per fare un unboxing di una nuova attrezzatura che abbiamo acquistato in previsione delle prossime uscite primaverili e estive con il kayak. E ora Giulia procederà all'unboxing. Vediamo come si la caverà. La prestazione. A volte è più facile delle altre volte. Lo ditelo così. Oh, e prendi anche l'altro che sia sul fondo. Ecco qua. Adesso ci dice anche che cos'è. Allora, quello più piccino che ho in mano è un cordino di sicurezza per la pagaia, per assicurare la pagaia o a un D-ring sul nostro kayak oppure direttamente a uno degli anelli sul nostro giubbottino di sicurezza, di salvataggio, il PFD. Perché dei vecchi cordini uno dei due ci servirà più avanti per fissare meglio l'action cam quando useremo degli accessori un po' particolari, ma poi in altro video vi faremo vedere. Ok, questo è un cordino di sicurezza del kayak. Quello che ci interessa soprattutto è questo. Che è un sedile che si gonfia. Da gonfiare. Con la taschina questo è un dietro. sedile gonfiabile per kayak, nello specifico è il sedile dell'X100, per cui è un sedile, non è rivestito come quelli del vecchio Inuit, è in PVC triplo strato, si gonfia, lo schienale invece è rigido, Dietro. è dotato di una tasca portaoggetti, si può anche un pochino scorrere su questa specie di coulis, tasca portaoggetti, gonfiaggio posteriore, per cui a differenza del vecchio sedile dell'Inuit, questo si gonfia al doppio della pressione, però non è solderabile, per cui non si può sostituire la camera d'aria. Se questo si buca bisogna ripararlo e non si può sostituire la camera d'aria. Perché un altro sedile? Tieni in mano, facciamo subito vedere perché. Giochiamo alle differenze. Vedremo le differenze. Questo è il sedile dello Swing 2. Come potete vedere è molto ma molto sottile e come abbiamo sperimentato più volte, dopo un'ora e mezza di pagaiata comincia a dare problemi al posteriore, diciamo al fondoschiena. Non è per nulla imbottito e fa male, bisogna continuare a fare soste per lasciare tempo alla parte di riposare. Diciamo che dei problemi dello Swing 2, della Gumotex, sono stonature di questo kayak. Vi ricordo adesso questo kayak nuovo costa 1100 euro, per cui uno si aspetterebbe, non dico l'eccellenza, ma quasi. Allora, il primo problema sono le cerniere dello Swing 2, sia quella posteriore che quella anteriore, non sono a prova d'acqua e se contate che su Amazon costano 15 euro due cerniere impermeabili, mi sembra strano che la Gumotex in fabbrica non sia riuscita a far di meglio. Vabbè, quello è il primo problema. E il secondo è il sedile. Per le cerniere niente, o useremo il nastro adesivo o non so, o lasceremo così. Ma per il sedile ci siamo attrezzati, abbiamo gonfiato e poi faremo le prove. Ora lo gonfieremo con la pompa dell'applicatore. Ok. Vediamo quale delle boccole da utilizzare.
Qual è il boccone da utilizzare? Mi scottisce. Ah, ecco, è una piccola valvola rosto. Si bisogna usare la C'è anche il velcro per attaccarlo sul esatto, liquid, esatto. però sul Gomotex non è. Sul Gomotex aggiungeremo noi del velcro. Ah, ok. Giustamente nella scenetta. Come si capiva dalla scenetta iniziale. Siamo su? Guardate con che padronanza, ormai siete amicissimi, c'è la pompa. Ma come, non è impeccato. È impeccatissimo. Allora, questo sedile Sembra una poltroncina. si può gonfiare fino a 3 psi, in realtà adesso è a 2,5, ma probabilmente volendo si può lo gonfieremo qualcosa di meno, perché meno lo gonfiamo e più dovrebbe essere confortevole. Cosa ridi? Oh. Ovviamente ne abbiamo preso uno perché due non c'era. Era esaurito, l'abbiamo preso online perché nei negozi fisici non è possibile acquistarlo e anche online ce n'era solo uno in tutta Italia. Sono tutti a caccia di poltroncine perché Esatto. i sedili della Gomotex Ce n'era uno in tutta Italia e l'abbiamo preso noi. Comunque, Vabbè. vediamo più da vicino. Allora, vediamo, qui sono degli incollaggi. Non so, è un po' stortignacco questo incollaggio, speriamo bene. Insomma, non è proprio. Se si vede bene, è inquadrato bene? Avvicinati. Vicino meglio? Sì. Non devo so, non già è, meglio. non è proprio bellissimo questo incollaggio dello schienale. Sembra proprio Perché ce n'era uno solo. Sì, però quello c'era e quello poi il resto delle cuciture, Vieni degli vicino. incollaggi, vabbè, stavo ispezionando. Sembrano, vabbè, ce lo faremo andare bene a questo punto. Ecco, la qualità non mi sembra eccessa, devo dire. Purtroppo non mi sembra che la qualità sia eccessa. E poi faremo le prove sul campo, anzi sul kayak. Che noi avevamo provato a ovviare al problema con dei cuscini aggiuntivi. No, il problema è che quelli che mi sono fatto fare non sono totalmente impermeabili. Il tessuto è impermeabile, ma le cuciture non lo sono, per cui o si spalma del silicone, non lo so, perché se entra l'acqua questo cuscino Si impregna tutto. fa la spugna, si impregna tutto e poi si pagaia fino al resto dell'uscita col sedere bagnato, come mi è capitato sul cuscino. Ed ecco Giulia seduta col cuscino nuovo, eccolo qui, si può, come potete vedere, Allargare, restringere. sì, per cui la larghezza delle fettucce di fissaggio è identica a quella del Gomotex, per cui non ci sono problemi, poi magari lo regoleremo meglio. L'unica cosa è che non c'è una terza fettuccia per fissarlo al sostegno d'alluminio, però vabbè, ci arrangeremo magari col velcro sotto, perché abbiamo messo il velcro sul fondo del kayak e c'è già del velcro nativo sul cuscino, per cui dovete tenerlo fermo. Tra l'altro anche la larghezza ci consente di... prova a uscire, che faccio vedere. La larghezza del cuscino ci consente di incastrarlo perfettamente contro le fiancate, per cui direi che per ora il lavoro sembra fatto bene e vediamo quanto durerà il cuscino, perché dicevo queste cuciture, questi incollaggi non mi sembrano di altissima qualità. Speriamo bene. Ecco, il cuscino della Gomotex di buono ha che è praticamente indistruttibile perché non è gonfiabile, è giusto un cuscino rivestito con uno spessore molto basso. Ecco qui il sedile normale del Gomotex, come vedete è circa 2 cm, 3 cm, molto duro, in bottitura molto dura. E questo è il sedile che abbiamo acquistato per sostituirlo, almeno per me perché sono quello che patisce di più. È il sedile della Decathlon del Kayak X100, per cui si gonfia fino a 3 psi. Io l'ho gonfiato a 2 però non lo voglio così duro, infatti è già più morbido. E oltretutto vedete questo spessore, se entra dell'acqua nel kayak
diciamo che la seduta rimane rialzata, per cui non vi bagnate, diciamo, il posteriore, mentre con questo, se anche entra un'ondata, poi visto che comunque con il vostro peso il fondo del kayak si incurva parzialmente, l'acqua si raccoglie tutta dove c'è il sedile e vi bagnate a sedere. Che vabbè, se avete i pantaloni impermeabili non è un grosso problema, c'è questa sezione di umidità, ma se siete col pantaloncino e basta, ve lo bagnate tutto. E ora la montiamo e poi pagaiamo. Allora, un contro del sedile dell'Ittwit X100 trapiantato nel Gumotex è che mentre pagaiate, sentite? È tutto così, per cui c'è un po' di rumore, però la comodità è innegabile, ma è 1 ora e 39 che pagaiamo, io sono ancora fresco come una rosa dietro, si può dire. Lo vuole anche Giulia. Beh, la prossima volta lo ordiniamo anche per Giulia. Giulia ha ancora il vecchio sedile originale dello swing. Siamo arrivati alla fine del nostro viandante in kayak, qui a Colico sulla spiaggia. Là dove ci sono quelli del kitesurf c'è lo sbocco dell'Adda. E non andiamo là in kayak perché stare in mezzo a quelli che fanno kitesurf non è il massimo. Ne approfitto per farvi vedere il nostro assetto definitivo per il carico del kayak. Allora, il carrellino della Ecla qui fissato ai D-ring, la nuova borsina da 10 litri, la mettiamo davanti a Giulia, tiene cellulari, elettronica, portafogli, le cose che possono servirci, magari se prendiamo terra c'è un bar, andiamo al bar, e questa si può mettere bene in punta e Giulia può stendere bene le gambe, mentre prima non poteva farlo. Allora, qui c'è ancora il vecchio sedile dello swing, ma visto come sono andate le cose, cambieremo anche questo, compreremo un sedile come questo. Questo è il sedile della Decathlon, è il del kayak X100, vedete è bello alto, per cui se anche entra acqua la seduta rimane protetta, non rimanete a sedere nell'acqua. Dietro anche una tasca, e qui mettiamo la nostra stagna da 40 litri, non la riempiamo tutta, la riempiamo un po' meno, per cui possiamo mettere dentro un po' meno aria, è come se fosse un 30 litri. Le fascette sono perfette per gli attacchi dello swing, per cui non abbiamo dovuto modificare nulla e si riesce a incastrare bene contro i lati dello swing, per cui non c'è bisogno di fissarlo ulteriormente. E in ultimo abbiamo la sacca da 100 litri della Gumotex, quella che usiamo per trasportare il kayak. Adesso sì, ho tolto l'aria, ma comunque è una sacca stagna, e questo è il nostro assetto definitivo sul kayak.